Onegashimasu. Bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Oggi, come vedete, qui accanto a me un ospite veramente eccezionale, un praticante di Kudo, un maestro di Kudo. Sono veramente orgoglioso. Istruttore di Kudo, ok? Ho veramente per me è un grande piacere avere qui, sapete, ci sono vari maestri, sono venuti a trovarmi e per me è sempre un immenso piacere quando tramite il canale sono venuto in contatto con diversi maestri, sono venuti a trovarmi. E oggi abbiamo qui con noi Rocco della Jaeger Kudo Italia. Benvenuto. Ciao maestro, grazie. Allora, poco tempo fa ho fatto un video dove ho parlato del Kudo, che è andato molto bene, è piaciuto, ho ricevuto diversi messaggi e tra questi messaggi c'è stato appunto anche un messaggio dell'insegnante Rocco. Poi ci siamo incontrati, abbiamo avuto modo di allenarsi anche insieme e ho deciso così di portare un altro video sul Kudo, però questa volta con un praticante che potesse parlare direttamente dell'arte marziale in questione. Quindi Rocco, presentati un po', tu pratichi Kudo da quanto tempo? Allora, io sono entrato nella Kudo Italia, appunto nel branch italiano del Kudo, circa 2 anni fa. Io vengo da un altro percorso però, io sono un karateka, ho fatto karate per tutta la vita, da quando avevo 6 anni fino a 32, quando poi ho smesso di gareggiare a 32 anni. Io ora ne ho 43. In questi altri 10 anni, diciamo, ho approfondito un po' la conoscenza di altre discipline, perché quando ho smesso di combattere avevo perso un po' di mordente, come spesso succede chi fa agonismo per tanti anni, quando poi si deve riciclare a fare l'amatore, può avere un po' di difficoltà. E allora ho deciso di iniziare a studiare altro. Ho praticato un po' di judo, ho praticato il Kali filippino che pratico ancora. Ho iniziato ad approfondire varie discipline e avevo, diciamo, l'intenzione già da tempo di avvicinarmi alla pratica del Kudo. Però per motivi personali non ho avuto tanto tempo da poter dedicare a questo. Fino a che un paio d'anni fa ho avuto un periodo un po' più tranquillo e ho deciso di chiamare in federazione al rappresentante della Kudo Italia, che è il maestro Graziano Lezzi, che saluto, e niente, mi ha spiegato come fare e ho iniziato un percorso di studio che è durato circa 2 anni con il maestro che è il direttore tecnico Luigi Rossini, che saluto anche lui. Quindi nonostante tu avessi grande esperienza già nel karate, quindi in tante tecniche del karate tu avessi combattuto, avevi già esperienza di combattimento, comunque hai dovuto affrontare un percorso di 2 anni di specializzazione per poter adattarti a quella che è la disciplina che stai facendo? Sì, allora diciamo che la disciplina nello specifico è molto complessa, perché abbraccia il combattimento a 360 gradi. Infatti poi di questo ne parliamo, perché voglio farti 2 o 3 domande curiose. Quindi mi ha aiutato tanto il fatto che io in questi 10 anni, da quando ho smesso l'attività agonistica, ho avuto modo di girare diverse palestre, diversi dojo, mi sono interfacciato con diversi maestri e quindi avevo una discreta base anche lottatoria. Ho iniziato questo percorso, che è un percorso che ti obbliga a studiare, perché avendo un parco di tecniche così ampio devi essere preparato a 360 gradi. Posso fare un aneddoto? Certo. Io ricordo la prima volta che mi sono approcciato alla lotta a terra, io che ero uno specialista sulla lotta in piedi, era come se fossi in acqua e non sapessi nuotare. E quindi questa cosa qui mi ha fatto aprire gli occhi e mi ha fatto capire che dovevo approcciarmi anche a quell'altra dimensione di combattimento che, diciamo, io non sono mai stato un fondamentalista. Come succede spesso, diciamo, alcuni maestri tendono a difendere a spada tratta la propria disciplina, certo, no? sì. Questo che faccio io è meglio di tutti. Io non penso che esista qualcosa meglio di qualcos'altro, ma bisogna quantomeno conoscere i principi di tutto per riuscire quantomeno a difendersi in una determinata situazione, no? Che può essere quella che esce fuori dalla propria comfort zone. Ora, la cosa curiosa è uscire da una situazione dove tu hai già praticato karate in piedi, dove ci sono tutta una serie di regole, diciamo più o meno a seconda degli stili. Comunque, per esempio, la lotta a terra non c'è, le proiezioni non ci sono. Ecco, come hai pensato di uscire dal karate e approcciarti poi a una cosa ancora più estrema, ancora più difficile come il Kudo? Perché oltre appunto alla lotta in piedi c'è la lotta a terra, c'è un contatto importante nonostante le protezioni, poi ce le farai vedere. Però ecco, sei andato a scegliere un percorso veramente molto più difficile e complicato, mentre te la potevi fare un po' più facile, invece sei andato a metterti in gioco, cioè hai scelto una strada molto più complicata. Allora, diciamo che io caratterialmente mi piace un po' mettermi alla prova. Ti rispondo in maniera molto semplice:
tipo di pratica che avevo fatto fino a quel punto avevo iniziato ad annoiarmi. Quindi cercavo uno stimolo in più, qualcosa che mi mettesse alla prova ma mi ridesse un po' quella gioia di praticare che avevo un po' perso. Perché la componente comunque agonistica è qualcosa che continua a far parte di me. Il Kudo mi permetteva di poter sperimentare qualcosa con delle regole che, seppure esistono, sono molto ridotte. Certo. A differenza di altre discipline di striking, che ognuna ha il proprio regolamento e ognuna ha i limiti di quel regolamento. Invece qui è molto, molto libero e abbiamo la possibilità di poterci esprimere. I combattimenti che dovete sostenere per gli esami, che naturalmente ricordiamo, il Kudo all'interno non ha kata, No. giusto? Non ha forme di kata. Faccio la battuta, per fortuna. No. E questa è una cosa che poi fatemi sapere nei commenti, perché io voglio convincere il maestro Rocco a fare una piccola sessioncina dove gli faccio vedere alcune applicazioni di Bunkai e lui sono sicuro le userà per la sua arte marziale. Appunto, non avete kata, quindi le sessioni d'esami sono incentrate prevalentemente sul combattimento. Non prevalentemente, diciamo che c'è una parte di Kyon, quindi tutta una parte tecnica di Kyon, e poi c'è il combattimento. Le sessioni di combattimento che dovete fare in esame sono diverse da quelle che ci sono nel combattimento sportivo che dovete fare in gara? Sono due tipi di combattimenti diversi come intensità, durata o, diciamo, tra virgolette, regolamento? La mia esperienza è stata che in fase di esame ho dovuto sostenere diversi combattimenti, in totale ne ho dovuti sostenere 9, erano 3 di lotta in piedi, 3 di, per dirla all'inglese, di standing grappling, sostanzialmente di lotta in piedi, e 3 di lotta a terra. Ok. E mentre invece il regolamento in gara cosa prevede per il combattimento? Allora, la cosa interessante... Allora, intanto diciamolo che però che se noi ce ne scordiamo, che il Kudo ha questa modalità di fare le categorie un po' diverse dalle altre arti marziali, quindi non è solo una categoria di grado e di peso, ma tiene in considerazione il peso, l'altezza, giusto? Sì, allora nel Kudo non ci sono le categorie di peso tradizionali, ma si somma l'altezza in centimetri al peso in chilogrammi e si viene introdotti, e questo, la somma dell'altezza in centimetri al peso in chilogrammi dà un indice fisico. Quel numero ti inserisce in categoria. Okay. Questo è interessante perché parlo della mia esperienza vecchia da agonista. Io sono stato sempre un peso massimo, però sono alto 1,82 m, 1,83 m, quindi non sono un gigante. E avevo sempre persone in categoria che erano molto più grosse e più alte di me. Invece nel Kudo questo viene un po' mitigato, specialmente non tanto nei pesi massimi quanto nelle categorie più leggere, dove ad esempio un atleta che è più leggero e molto alto può trovare in categoria persone un po' più basse però più, diciamo, più pesanti. Quindi questa cosa già leggermente pareggia questo gap dato delle leve. Ok, il contatto ho visto è pesante, estremo, addirittura riuscite a fare i KO addirittura con il caschetto di protezione, che è tutto da dire, quindi le botte sono veramente potenti. Lottate con un caschetto di protezione e con dei guanti che io, quando li ho visti per la prima volta, li voglio far vedere, cioè i guantini sono, diciamo, per non sbucciarsi praticamente, perché come a livello di protezione non hanno protezione. Allora, i guanti sono dei guanti molto leggeri che più che altro servono per non tagliarsi le mani sui fermi del casco, però è come tirare senza. Il caschetto ha questa griglia, questo plexiglass davanti, che permette una protezione totale, però è duro. È molto duro, è durissimo. Però questo è, secondo me, un elemento eccezionale della disciplina, perché permette di poter simulare anche in allenamento un certo tipo di intensità e tornare a casa e andare tranquillo e andare a lavorare il giorno dopo senza avere un occhio nero, senza avere un labbro spaccato, che per chi come tutti noi lavora il giorno dopo è importante la tutela, perché è vero che la disciplina è molto dura, però è anche vero che da questo punto di vista è molto sicuro. Diciamo che al corpo i colpi si sentono, alle gambe si sentono tanto, i KO con i colpi al viso succedono, perché se è vero che la visiera ti protegge tanto, se vedi il resto del caschetto non è che sia tanto spesso. No, infatti. Altresì è vero però la visiera ti protegge, però ti rende un po' kamikaze, perché se nella realtà
prendere 2 pugni diretti al viso ti fermerebbe, con questa non succede. Specialmente nella parte, diciamo, di allenamento, nella parte di training è importante allenarsi col caschetto immaginando di non averlo. Ho capito. Quindi te dici che alcuni atleti sicuramente abusano un po' del fatto che il colpo chiaramente viene protetto e schermato dal caschetto per adottare uno schema a volte un po' kamikaze andando avanti. Diciamo che croce e delizia. Ho capito. Ti protegge e in questa protezione che ti dà ti falsa un po' la percezione sui colpi diretti. Comunque io sono innamorato di questo oggetto perché mi fa divertire. Le competizioni vengono vinte per KO naturalmente. Sì. E poi c'è un punteggio. Sono dei punteggi. Ma quando l'azione invece avviene, il clinch, andiamo in contatto e poi andiamo a terra, invece come funziona in gara? Allora, sempre nel regolamento sportivo si può andare a terra 2 volte per un massimo di 30 secondi per volta. 2 volte però e basta. Dopodiché ti fanno tornare in piedi. Okay. Questo per evitare che diventi una competizione di lotta a terra. Cioè, tanto prima o poi a terra ci si finisce. Sì, favoriscono comunque sempre la lotta in piedi, però ti danno la possibilità in 2 volte 30 secondi, comunque non sono pochi. Se hai visto durante i video di alto livello, no? Quando hai visto qualche competizione con Sì. anche lights, ci sono delle fasi che sono molto caotiche. Possono sembrare, diciamo, una rissa, invece no, il combattimento è strutturato in quel modo perché deve riprodurre il più possibile un combattimento realistico. Infatti nella disciplina è possibile colpire trattenendo per il gi, cosa che per esempio in tanti altri stili questo non è si può consentito. fare, certo. Diciamo, e quello è libero oppure si può fare ma solo in determinati casi, oppure no, in qualsiasi momento se io riesco a afferrare l'avversario e colpirlo lo posso si può fare, ma addirittura nelle gare open, nelle competizioni open, dove ci sono tanti punti di indice fisico di differenza, si può colpire addirittura l'inguine. Chiaramente ci sono delle conchiglie, delle protezioni particolari, però si può colpire addirittura l'inguine. Questo lo sapevo. Quindi una regola c'è che è importante: quando l'avversario è a terra e poggia la nuca a terra si possono simulare soltanto i pugni, non si può colpire. Quindi per la massa, il ground and pound, come chiamano MMA, da noi si può solo simulare se l'avversario ha la testa e la nuca appoggiata a terra. Capito. Questo per via del caschetto che potrebbe... Il caschetto in quel caso lì amplificherebbe il colpo. Sì. Per sempre un discorso di tutela degli atleti, da quella posizione si può solo simulare. Controllare i colpi, diciamo, che poi chiaramente se quello è scoperto a terra viene però lui da terra ti può colpire. E si può vincere anche con finalizzazione, cioè uno strangolamento, un arm lock, cioè si può... Allora, la particolarità della fase di lotta a terra è questa, che a differenza ad esempio di disciplina di grappling puro, dove è un po' come una partita a scacchi, quindi uno si guadagna la posizione di vantaggio fino a cercare appunto la finalizzazione, qui non c'è tempo. A seguito di una proiezione bisogna tirare la finalizzazione in maniera più veloce possibile. Certo. Quindi le chiavi di lettura sono leggermente differenti. Però sì, ci sono le finalizzazioni, le verticolari, strangolamenti e quant'altro. Già dal video si era capito, perché comunque era andato bene, i ragazzi avevano commentato, io addirittura ho ricevuto anche tanti messaggi di ragazzi interessati al Kudo. Ultimamente te ne avevo girato anche uno addirittura dalla Sicilia, mi aveva chiamato e così via. Ci sono scuole di Kudo diffuse sul territorio italiano? Da quello che sai, il Kudo è molto diffuso o ci sono dei problemi a trovare dei corsi a secondo della città? Allora, il Kudo è in crescita, però non ha una diffusione molto capillare sul territorio. Comunque il Kudo è arrivato in Italia nel 2008 grazie al maestro Lecci, che è il nostro presidente, e il maestro Luigi Rossini, che è il nostro direttore tecnico, che all'epoca sono stati i pionieri e hanno portato la disciplina nel 2007 e nel 2008. Quindi sono stati loro appunto a portare lo stile qui. Chiaramente la diffusione ci vuole tempo. Se pensiamo che in Giappone è stato fondato nell'81 da Zuma, però il riconoscimento ufficiale è arrivato quasi 20 anni dopo, nel 2001, quando è passato dal chiamarsi Kakuto Karate a Kudo. Ci vuole tempo per queste cose. E anche perché comunque uno prima di arrivare a una disciplina, questa non è una disciplina che si fa tanto per, cioè bisogna che uno sia determinato a allenarsi in un certo modo, disposto a fare fatica. Chiaramente voi fate gli allenamenti, mi immagino, comunque sotto controllo, chiaramente c'è un percorso, però naturalmente non stiamo facendo un'attività fisica blanda. Il discorso è questo: ognuno, come in tutte le cose, può
praticare la disciplina in base a quelle che sono le proprie potenzialità, le certo. proprie aspettative, le proprie ambizioni, però è una disciplina che comunque un po' ti mette alla prova. Per quanto mi riguarda, io sul tatami mi sono fatto male tantissime volte, quindi per me la sicurezza dei ragazzi è al primo posto sempre. E questo, ragazzi, è importante. Abbiamo fatto anche un video con Emma che parliamo del condizionamento. Questa è una cosa importante perché un buon insegnante si deve sempre prendere cura dei propri allievi. Vedere allenamenti dove le persone sono continuamente ammaccate, rotte, doloranti, non è una cosa produttiva, ricordatelo. Quindi questo che hai detto è una cosa molto importante. Io parlo sempre da praticante perché mi sono aperto all'insegnamento da un annetto circa. Con la scuola abbiamo detto sì, prima, Kudo Jager Italia. Kudo Jager Italia. Ti trovano con la scuola, ti trovano naturalmente su tutti i social se volete seguire l'insegnante Kudo Jager Italia, ma sicuramente l'avete visto perché fa dei video molto interessanti, con regolarità esce dei video tecnici molto interessanti e vi consiglio di seguirli. Io, avendo fatto tanta esperienza sotto il profilo nella meta come allievo, mi sono aperto all'insegnamento, dicevo, da un annetto, fatto salvo una piccola esperienza quando gestivo ogni tanto la classe degli agonisti, quando ero un agonista di vecchia data nella fase finale del percorso agonistico. Quindi le esperienze traumatiche sul tatami ne ho avute tante. Fin quando succede di farsi male perché è un infortunio, quindi casualità è un discorso. Andarsela a cercare è un'altra cosa. Certo. Faccio un esempio, ho i miei ragazzi che sono tutti quanti ragazzi adulti, il più giovane avrà 28 anni e sono tutti quanti alle prime armi. Fatto salvo un paio di persone che vengono dal karate, premevano per fare lo sparring. Il discorso è che fare sparring dal mio punto di vista senza avere una competenza tecnica diventa una rissa. E allora a quel punto è inutile fare uno sparring se non ho gli strumenti per poter condurre un minuto di sparring che sia anche piacevole a chi lo guarda. Perché un'altra cosa che io penso, se stiamo facendo arti marziali, quindi è un'arte, deve essere bello. Dal momento che io non si può improvvisare. No, dal momento che io propongo una tecnica, quella tecnica deve essere, secondo me, dal mio punto di vista, anche bella da vedere. Oltre che l'efficacia, va bene, poi si entra nel discorso, quello che è efficace, ma a me questo non interessa, perché tanto la differenza fanno sempre le persone. Certo. Il maestro Luigi Rossini ha creato ormai da diverso tempo un gruppo che lui chiama Clan, ovvero dà la possibilità a persone esperte di altri stili di potersi allenare una volta al mese con regolarità nel suo dojo, che sarebbe questa è una bella iniziativa. Quindi persone che vengono anche da altri stili ma che hanno una buona esperienza, magari gradi alti o che hanno già combattuto, di venire. Si trovano a Roma, ci troviamo tutti quanti insieme a Roma e pratichiamo il Kudo insieme. Lui gestisce la lezione, ci vediamo mediamente una volta al mese per 2 giorni. Quindi una volta al mese tu devi andare a Roma? Io, se il lavoro me lo consente. Bell'impegno, una volta al mese non sembra, ma una curiosità prima di andare a provare la tecnica. Ho visto che in tanti video hanno il gi blu. C'è differenza tra il blu e il bianco? Lo usano solo in gara? Questa è una cosa che non so. Oppure la divisa, parte della divisa ufficiale? La pratica può avvenire sia col gi bianco che col gi blu all'interno del dojo. Poi in gara un atleta ha il gi bianco. Ok. Aspetta, vai. Allora la cameraman ha suggerito donne che praticano il Kudo. Sì, ci stanno delle ragazze che praticano il Kudo. Io le gare, quando ho fatto il filmato, l'ho viste. Io personalmente nel mio dojo non c'è nessuno ancora, se non una ragazza che viene saltuariamente perché ha figli. Si spera che da qui a breve la disciplina si possa diffondere di più, anche perché credo che può essere qualcosa che può anche essere utile. Diciamo che non ho la presunzione di dire che è utile, potrebbe essere. Puoi farci vedere qualche cosa? Facciamo una cosa veloce, magari ci fai vedere uno schema, diciamo, base, classico che puoi usare in piedi, ravvicinato e poi anche a terra. Va bene. Andiamo. Alza. Immagino già uno di questi col caschetto cosa si deve sentire.
Porca miseria. Non fa finta che è casino, non ci credo, non ci credo. Peso 110 kg comunque. Sì, no, si sente, meno male questi sono gli ultimi che ho comprato nuovi, quelli più resistenti. È una questione di spostamento di massa e basta. Ma questi colpi classici, però la bellezza è congiungere le cose. Da qui sappiamo che non c'è combattimento. Chiaro. Da qui inizia a esserci uno scambio. Ok. Quindi da questo abbiamo distanza di pugno e di calcio. Ok. Accorcio, ginocchio, gomito, testa, perché ci sono anche le testate. Già, l'avevo detto, i colpi col caschetto ci sono pure. Ecco. Anche le testate, che le testate vanno tirate in questo modo, quindi con tutta la colonna in avanzamento. E poi ci sono le prese. Prese che possono essere di natura, se vogliamo, marziale, quindi judoistica, le classiche prese al gi, oppure prese di lotta, quindi prese al corpo. Seguono proiezioni di tutti i tipi, quindi si può proiettare anche prendendo per le gambe, e si chiude con la lotta a terra. Per esempio, volendo simulare una sequenza, si accorcia, qui posso tirare ad esempio un taiotoshi, controllo, simulo dei colpi e poi proseguo. Questa è una sequenza classica. Ok, però volevo dire una cosa. Prima di arrivare alla proiezione in terra, l'altro ha già preso diversi colpi. Questi colpi vengono conteggiati dai giudici? Solo se l'avversario Cioè, se poi finisce in parità l'incontro, vengono considerati i colpi che uno ha preso? Solo se l'avversario il colpo lo accusa. La differenza, questa l'ho trovato io parlo tutta per esperienza personale. Non voglio ergermi... No, cioè, parliamo del Kudo, quindi. Allora, un jab di disturbo va bene, ma non mi provoca nessun vantaggio. Invece un Jodansuke tirato in profondità, se l'avversario il colpo l'accusa, quindi l'arbitro si rende conto che era il colpo è arrivato, okay, allora viene segnato come punto. Dice il maestro Luigi Rossini, sono questi anelli di congiunzione che sono importanti. A me la cosa bella è appunto è riuscire a riempire quei vuoti che ci stanno tra una distanza e l'altra. La cosa che ti dicevo, si può fare anche colpire trattenendo per il chi. Questo è interessante. Sì. Un'idea potrebbe essere, infatti se vedi i nostri di chi non hanno il laccetto, che se no si strapperebbero dopo 2 secondi. Tu mica ce l'hai allacciato? Sì, ci sono. Sì. Slaccialo un attimo sotto lo strappo. L'idea potrebbe essere questa, per esempio, no? Per esempio, mi è venuta così, estemporanea. Però l'idea è quella di poter simulare un combattimento che possa avere anche un minimo di riscontro nella vita reale. Si sconsiglia assolutamente di fare queste attività per strada, no? Però qualora io fossi, diciamo, sottoposto a un'aggressione e dovessi difendermi, tutto ciò che ho a disposizione può fare al caso mio, nella proporzionalità dell'offesa. Chiaro, no? Chiaro. Quindi prendere per il ghi può essere un'idea, o comunque per esempio fare una combinazione, quindi si fa una combinazione, io vado ad afferrare, e da qui, come prima, si continua con l'attività. Proprio come nel classico tecniche di jiu-jitsu giapponese, a terra ho visto c'è sempre il controllo col ginocchio sul corpo, sull'avversario, proprio per impedirgli il più possibile movimento. Senpai, vai a terra per favore. Questa trova riscontro anche a livello sportivo. Se io sono in questa condizione qui e simulo i colpi, da qui non hanno diciamo validità. La validità è passare oltre la guardia, andare in controllo e da qui poi poter gestire. E vedi qua come col ginocchio, vieni a fargli vedere, come col ginocchio mi impedisce di muovermi o girarmi. Metto sempre problema. Sì. Diciamo che un'altra cosa che può essere interessante, al contrario di questo tipo di movimento, nelle attività di grappling vario, ci sono le varie uscite d'anca e quant'altro, qui nulla mi vieta di fare questo e colpire, oppure da qui cercare di trovare la distanza per calciare. Sì.
Per casca il microfono. Diciamo, la disciplina prevede un po' tutto. E le proiezioni mi sembra siano quelle classiche che possono essere le proiezioni del judo, del jiu-jitsu. La lotta libera, non ci sono dei vincoli, il vincolo sta sempre nella tutela dell'avversario. C'è anche da adattarsi chiaramente alla situazione, sì, però voglio dire, è una cosa bella delle arti marziali. Se volendo fare uno sotocari classico, se la presa da qui passa a essere questa, fate male. Ok, l'importante è creare uno squilibrio. Certo. Però la cosa bella, come dicevo, è avere libertà nel potersi esprimere. Mi sembra che ce n'è di materiale per allenarsi. Sì, la cosa è che ti obbliga anche da tecnico a studiare continuamente. Assolutamente, no, è possibile fermarsi. Perché, come dicevamo a telecamere spente, se vieni a trovarti in palestra uno specialista di un determinato, diciamo, aspetto del combattimento, devi essere in grado di poter tenere il confronto. Direi che ci possiamo fermare. Avevo preso via stock. Bene, torniamo alla postazione perché ho altre due domande importanti da fare. Ci avete anche degli esercizi di condizionamento No, fisico? vabbè, ci sono esercizi di condizionamento fisico. Il maestro Rossini, che non sto nominando spesso durante questo video, ma è lui che sostanzialmente detta un po' le linee guida per tutti. Consiglio anche l'utilizzo del Nakivara perché il casco è duro. E la protezione delle mani, abbiamo fatto vedere i guantini, è minima. Quindi non avere diciamo, le mani condizionate o comunque non essere abituato all'impatto poi può creare problemi. Certo. Se faccio una domanda a te, posso farti una domanda? Sì, puoi fare una domanda a me. Io ormai diciamo che un po' ti conosco, ti seguo sui social e so il tipo di attività che fai. Non voglio essere provocatorio, però ti chiedo, cosa ne pensi tu del fatto che si venda al pubblico delle discipline sportive, a questo punto, perché parliamo di discipline sportive che rispondono alle logiche dello sport, Certo. e che non sto criticando, ma sono delle discipline che sono finalizzate per adempiere un gesto atletico. Vengono vendute come una disciplina di difesa personale senza però condizionare chi la pratica all'impatto. Con questo che cosa voglio dirti? Io credo, personalmente, se è la mia opinione, che se io non ho mai ricevuto un colpo e ho praticato sempre discipline senza contatto o a contatto leggero, la prima volta che prendo un colpo, che non deve essere necessariamente un colpo al viso, ma può essere anche un calcio a una gamba, un colpo al costato, diciamo mi si va in blocco la centralina, per dirla in maniera un po' più potabile. Capisco cosa vuoi dire. Quindi credo che a livello di onestà intellettuale vada riconosciuto che per vendere, tra virgolette, un prodotto al prossimo bisogna però essere intellettualmente onesti e dire è una disciplina, è uno sport, è bello perché è così, però da qui a dire che è un sistema che funziona per la difesa personale io ci metterei un attimino, non lo so, dimmi la tua. Sì, la mia è allora il discorso di difesa personale, io ne ho parlato sul canale, ne ho parlato anche in modo diretto, sono arrivate anche tante critiche, però ti dico che in un certo senso quello che dici è giusto. Oggi, proprio nel contesto dove ci troviamo oggi di vita odierna, la difesa personale intesa come corso di difesa personale pratico, secondo me ha poco senso. L'ho già detto in dei video. Uno, perché secondo le percentuali la possibilità di essere aggrediti è molto bassa. Due, perché una volta che invece sono aggredito, le percentuali di potersi difendere avendo appreso qualche cosa in un corso di difesa personale sono veramente minime. Quindi secondo me la vera difesa personale sarebbe non conoscere tecniche di combattimento ma essere in forma fisicamente. Correre.
correre, saltare, levarsi di mezzo, schivare, spingere e correre via è la miglior soluzione. Quando ti ritrovi che non puoi più scappare e devi combattere, se ti va bene, 1 contro 1, lì è come una partita che ormai è arrivata al 95esimo minuto, non sai come può andare a finire. E quindi sono d'accordo con te. Purtroppo sui social specialmente lo vediamo, c'è un grosso business su questa cosa, cioè io ti faccio vedere delle tecniche, ti assicuro che queste tecniche ti possono servire per difenderti. In realtà non è così. Chi combatte veramente lo sa che non può essere così, però io dico sempre, i maestri non possono scegliersi gli allievi, cioè tu se uno viene in dojo da te, viene e si iscrive, non gli puoi dire di no, a meno che non si comporti malissimo, che c'entra. E gli studenti invece hanno la possibilità di scegliersi il maestro che vogliono, quindi possono girare, guardare. Naturalmente se alcune persone vendono delle tecniche che non funzionano ma hanno comunque un seguito, è perché evidentemente chi va in quei corsi non cerca la difesa personale o la tecnica, cerca l'illusione di saper fare qualcosa. Guarda, io ti dico questa, io premetto che non sto dicendo che quello che faccio funziona, non sto dicendo questo. No, ma come dico sempre io, la tecnica o l'arte marziale definitiva non c'è, se no si faceva tutti quelli. Io dico una cosa, la problematica sta nel fatto di ingenerare nelle persone una falsa sicurezza. Ovvero, se io so di non saper fare, probabilmente in una situazione critica non mi ci vado a mettere. Assolutamente. Se inizio ad avere l'illusione, che è soltanto mia, di saper fare, perché ho praticato e sono convinto di sapermi difendere, probabilmente potrei, non è detto che succeda, potrei non sottrarmi a qualcosa quando ne ho la possibilità di fare. È un po' il discorso che si faceva prima del casco. Il casco è uno strumento valido, però che potrebbe falsarmi la percezione del combattimento. Certo, devi sempre ricordarti che è un accessorio che ti sta servendo l'allenamento per non farti male, non lo devi prendere come una scorciatoia invece per poter combattere diversamente. Perché prendere un Jonatsugi o un Gyaku, forse anche peggio, senza il caschetto non è la stessa cosa come dicevamo prima di prenderlo col casco. Certo. Quindi io devo essere consapevole che se sento lo stop sulla visiera non devo ragionare come vabbè non fa niente. Nella realtà sì, hai sbagliato, nella realtà io ho voluto fare questo inciso perché sempre ricollegandomi a uno dei tuoi video dove parlavi un po' del fatto che il karate è preso in giro. Sì. Io sono comunque un karateka e tu sai chi ha fatto karate rimane karateka per sempre, perché è così. Il fatto che il karate nell'ultimo periodo non venga preso tanto sul serio a me è una cosa che dispiace, perché si tende a collegare il karate a quello che è un certo tipo di karate sportivo, che è bellissimo, è uno sport, va bene così, però che appunto è uno sport e va visto per quello che è. E si fa sempre eccezione per i campioni, perché abbiamo campioni che vengono dal karate sportivo come Rafael Agayev, che ha dimostrato anche nel karate contact di vincere, che è in grado di vincere, che si difende, che è in grado di combattere. Assolutamente, però stiamo parlando di eccezioni. Purtroppo il discorso del karate sportivo è un discorso che farà sempre discutere, che farà sempre, naturalmente dividerà sempre i praticanti, e soprattutto queste cose che vediamo soprattutto alle Olimpiadi. Io quando ho fatto il video anche di quello che riceve il calcio fa il KO, però viene squalificato perché ha dato appunto un Mawashi non controllato. Purtroppo questi sono i regolamenti e a chi guarda da fuori naturalmente è una cosa che lo fa, voglio dire, lo fa ridere, però gli sembra veramente assurdo. Invece un'altra cosa che mi è piaciuta tanto è l'intervista a Blooming, quando lui dice che lui non ha inserito il kata nella sua pratica perché non ha mai visto nessun campione di kata battere nessuno. Questa cosa mi ha fatto sorridere perché io non sono un amante dei kata, però questo poi è un altro discorso. Ok, allora concludendo proprio su questo fatto, abbiamo parlato a volte dei kata, io ti invito a fare un altro video dove ti faccio vedere qualche applicazione del kata. Come ti ho già detto anche quando ci siamo allenati l'ultima volta insieme, tu non lo sai, ma sei un grande applicatore di tecniche di kata nel Kudo. Come fai? Perché io riconosco invece un sacco di tecniche sono presenti all'interno dei kata e quindi mi piacerebbe fartele vedere, perché sicuramente sono tutte tecniche che ti tornano familiari. Vabbè. Quindi ragazzi, allora fateci sapere nei commenti se volete una parte dove facciamo questo esperimento con il maestro Rocco. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se conoscevate il Kudo, se siete incuriositi da questa disciplina. Ti ringrazio per essere stato con noi qua. Grazie a te.
ti ringrazio davvero tanto, è stato veramente interessante tutto quello che ci hai fatto vedere e ci hai fatto capire che ci sono ancora discipline, parlando del karate e del rispetto che dicevi te, dove veramente bisogna allenarsi, perché qui se non ci si allena, in quello che ci hai fatto vedere devi essere preparato in piedi, da vicino, da lontano, a terra, e bisogna allenarsi per forza. Ci sono state delle gare un po' abbastanza importanti nell'ultimo periodo. Io ho intenzione di fare qualcosa, appunto per questa motivazione che hai appena esposto, ho deciso di non andare ora perché non ero pronto. A differenza di una disciplina light o semi-contact dove non dovrei, però posso anche provare, e qui non puoi provare. E come ho detto prima, non si può improvvisare qua. Perché andare, faccio un esempio, in Bulgaria, dove sono state le ultime gare importanti, per andare a guardare poi l'ospedale in Bulgaria, all'interno dell'ospedale, non lo consiglio. Okay. Quindi è vero, uno non deve andare con l'idea di stravincere, quantomeno di divertirsi e di tornare Di a fare casa la con le proprie gambe. ok, diciamo, di tornare. Bene ragazzi, allora il video finisce qui, mi raccomando, ma al solito iscrivetevi al canale, la vostra iscrizione è preziosa perché ci fa capire che quello che stiamo facendo è quello che vi interessa, che siamo sulla strada giusta, e l'unico modo per dimostrarcelo è quello di iscrivervi, lasciare un messaggio, perché io rispondo a tutti i vostri messaggi, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!